dai libri della sapienza rivelata del Dio vivente, leggiamo un messaggio di Gesù, Re della Rivelazione, del 16 luglio 1998. La Regina dei Cieli si prenderà ancora cura di voi, fasciando le vostre ferite e lenendole. La Santa Madre mia costituisce la frase, e vidi la Santa Gerusalemme discendere dal cielo e porsi fra le dimore degli uomini. E lei, la città santa di Dio, che abiterà le case vuote di armonia e di equilibrio. E lei che renderà gioiosi i vostri focolari domestici. E lei che il nostro amore trinitario ha scelto perché l'uomo possa riconciliarsi con Dio. Bisogna onorarla. Troppi la offendono e la umiliano. Nelle sue sante mani è stata posta l'economia della salvezza. Dovete accogliere il suo invito alla preghiera. Venite, venite ai piedi dell'albero d'ulivo benedetto dal mio cuore nel giardino santo. Venite, poiché il cuore santo del Padre ivi ha posato le sue delizie e ha donato al mondo intero la sposa tutta bella, adornandola dei titoli che paleseranno la sua grande azione in vista dell'avvento glorioso del mio ritorno. Ella è la Vergine pura, che ha portato in grembo il Verbo fatto carne. Ella è l'unica sorgente, fonte del vero ecumenismo. La donna, vestita del sole Dio, vincerà l'antico nemico, riunendo ogni uomo, ogni popolo sotto il suo materno sguardo. Ella è Miriam, colomba pura dell'autentica pace, frondosa oliva del Padre, madre del pacifico mio cuore. Comprendi quale ineffabile grandezza è celata dietro la terra arida e amara della sempiterna e celeste verdura? Carissimi amici, sia lodato Gesù Cristo. Ecco, questa sera vorrei abbracciarvi con una stretta ancora più forte. Ecco, vorrei iniziare, prima di entrare nel cosiddetto tema di questa sera, parlandovi un po' di quello che spesso involontariamente in giro si sente quando la lingua corre un po' troppo veloce. Ma questi momenti di preghiera cosa sono? Qualcuno dice sono il frutto di tante sette che sono intorno alla Chiesa. Ecco, cari amici, io vorrei ricordarvi che la Chiesa di Gesù nasce come un gruppo di persone che hanno incontrato la verità. Lo Spirito Santo ha rivelato tutte quelle cose. Avete letto un messaggio veramente stupendo, particolarissimo. Allora, se noi fossimo una setta, staremmo lì a commentare il messaggio nel tentativo di ristrutturarlo per dare una altra oppure forzata, ecco, meditazione con un intendimento personale, mentre invece noi, come tutte queste altre sere abbiamo fatto, cerchiamo di mantenere il tema di cui vogliamo trattare per il nostro approfondimento, perché il Zoom Virgo Eucaristie, questo forum, ci dà la possibilità di approfondire questa via mariana che stiamo facendo, perché sotto lo sguardo della Madonna noi ci sentiamo non solo fortunati, ma prediletti, ma non per questo dobbiamo sentirci esclusivi di qualche cosa, ma semplicemente perché i cattolici dovrebbero essere dei figli della gioia. E allora, se non siamo figli della gioia, innanzitutto non siamo capaci di apprezzare le grazie che ci vengono donate. Quindi l'avere ottenuto
e l'avere ricevuto tutte queste grazie non necessariamente fanno di noi una setta dove un capo prescelto tipo piramide vi racconta più o meno che cosa dovete pensare o cosa dovete leggere. Quindi a voi resterà poi la meditazione personale del messaggio. Sono tanti anni che io ci tengo in maniera speciale proprio a che questo accada affinché ciascuno lo faccia da solo, perché purtroppo molti uomini e donne, pur di attaccare quella fede religiosa che non hanno dentro, spargono cattiverie. Allora le sette lasciamole a quelli che fanno varie pratiche in cui seminano tutto quello che è compiacenza umana. Qui nel forum della Madonna nessuno cerca niente, d'altronde tutti siamo liberi di ascoltare oppure di non accettare, siamo invitati ed è tutto completamente un dono di grazia. Fatta questa premessa che mi avete permesso di fare, voglio con voi entrare in questa meditazione serale. Intanto voglio abbracciare tutte le persone che giustamente sono in un momento tribolativo, di sofferenza, e le voglio abbracciare nel dirgli: state in pace. Questo momento che Gesù vi dà di attraversare la cosiddetta non pace umana porterà un grande frutto. Quando la provvidenza vorrà che avrete nelle mani il 7° volume, leggerete tantissime pagine in cui Gesù Maestro invita la povera anima Deborah continuamente in questa progressione della dottrina dell'offerta personale. La riparazione e il dono di sé per Gesù è la cosa più importante. E quindi per tutti quelli che dicono Gesù non sa che farsene delle sofferenze umane, forse dovrebbero meditare queste pagine di cielo dove Gesù dice: io per tutto l'oro del mondo non avrei fatto niente, ma per salvare una sola delle anime che sono nel mondo, allora cerco anime che con me fanno la volontà del Padre nella dottrina celeste della riparazione. Allora, cari amici, 3 sono i temi di questa sera: l'eminente santità di Maria, l'annunciazione e abbiamo visto la maternità divina di lei. Allora, cari amici, come questi privilegi stiamo facendo un cammino con lei, perché chi guarda nostra madre deve sempre non dimenticare che sono privilegi che Dio dà alla Madonna, perché nella Madonna vede ciascuno di noi. Quindi lei è per noi un'icona, un modello. Tutto quello che a Maria Dio dà, lo dà perché anche noi in lei lo troviamo e lo facciamo nostro. Diventa un percorso che ovviamente nella Madonna, essendo lei autorevole nella realizzazione, perché lo sappiamo, di tutto quello che è stato la progettualità del Padre, allora noi, vivendo nella costante imitazione di lei, siamo certi, siamo sicuri che questa via Marialis non sarà una via con una strada cieca, anzi assolutamente sarà una strada che apporterà in ciascuno di noi un necessario cambiamento. Allora, di tutte queste 3 cose, in particolar modo, una è l'azione che lega tutte quante le dinamiche che appartengono a Maria e che in lei apparterranno a noi. Qual è questo atto? Certamente l'incarnazione, perché l'incarnazione di Dio in Maria segna tutti questi privilegi e gli altri che verranno. Tutto cambia. Per questo dato oggettivo, cioè da oggi in poi, la Madonna avrà un cambiamento nella sua vita, perché questo annuncio le stravolge la vita e giustamente la vita di lei non è più come la vita delle altre ragazze. Tutti quegli, come dire, bellissime parole che sentiremo adesso,
Permettetemi che ve le rilegga, che accadono con la visita dell'angelo, tuttavia lasciano Maria turbata. Ascoltiamo cosa dice l'angelo, perché queste parole veramente prevalicano il tempo e la storia. Dice giustamente l'angelo, dopo averla salutata e ricordandogli che Dio ha trovato in lei un solo tanto puro da renderla ricca. Quindi il Signore sta con te, non ti lascia, ti ha scelto il tuo cuore come terra del suo riposo. E giustamente la Madonna a quelle parole rimane turbata. Non temere, Maria, perché questa grazia che tu hai trovato presso di Dio l'hai trovata in conseguenza della concezione di questo figlio. Poi gli dirà: lo darai alla luce, il Signore gli darà il trono di Davide, regnerà per sempre, e eccetera, 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 sarà grande e starà sopra la casa di Giacobbe e questa casa non avrà mai fine. Ma a questo punto la Madonna chiede all'angelo: ma com'è possibile, se io sono pura, non conosco, cioè l'atto copulativo umano? E l'angelo gli dice tutte queste cose che appartengono all'ordine della spiritualità. Questo vale per le anime consacrate, i sacerdoti. Lo Spirito Santo scenderà su di te, cioè una volta che lo Spirito ha scelto, ti ha visto, ti ha guardato, quindi ti ha contato nel numero di coloro che vuole visitare, vuole rigenerare, vuole rimpolpare, vuole guarire, vuole stravolgere al fine che questo cuore diventi un'albergazione altra del paradiso, dice: la potenza dell'Altissimo si stenderà su di te. E quindi quello che verrà da te sarà grande, sarà figlio dell'Altissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa la Madonna continua a rispondere davanti a tutto questo? Cioè la Madonna si rende conto che l'angelo non sta raccontando una storia qualunque, sta dicendo qualche cosa che soprattutto il popolo israelita attende da tanto tempo, da molti secoli. Quindi Maria impallidisce quasi davanti all'idea che è proprio lei l'arco, il ponte su cui Dio farà questo passaggio storico, ma che segnerà lo stravolgimento di tutta l'evoluzione del mondo. Quindi la Madonna non può non essere turbata, è colpita. È chiaro che è colpita. La vita di Maria non può essere più la vita di quella di prima. Maria era una ragazza come tutte le altre, sebbene nel Tempio si raccontasse che fosse prima in bellezza e grazia, lo era anche in sapienza. Quindi immaginiamo questa bambinetta che era, come dire, già avvantaggiata da questa grazia di essere particolarmente provveduta, timorata, quindi si faceva sempre i suoi conticini umani, si rendeva conto che il regolamento degli uomini, il funzionamento delle cose umane e con Dio non sempre funzionavano. Adesso Maria è grande, è già adolescente, pronta a diventare madre e nella realtà di Dio Maria può ottenere questa grande grazia, una grazia infinita che Maria nel suo eccomi trattiene per ciascuno di noi. Quindi, in questo senso, cari fratelli, permettetemi un passaggio personale. La Madonna ci è maestra anche in tutti gli accadimenti che noi non aspettiamo, cioè e che ci cambiano inesorabilmente la vita. Sappiamo vedere in tutti questi cambiamenti che il Signore ci manda con mille situazioni che è il segno del passaggio suo. Quante volte ci siamo chiesti: ma questo che sta accadendo adesso
mi hanno chiamato dall'ospedale, oppure mi hanno detto che devo partire perché è necessario fare questa cosa per la famiglia, oppure un posto di lavoro cambiato o perduto, una situazione familiare che va ad essere destabilizzata per tante cause. Siamo capaci di capire che Gesù in questo cambiamento ci sta chiamando? È Lui che si sta rivelando, perché altrimenti diventiamo fatalisti. Perché? La Madonna non dice eccomi rispetto alla prospettiva di cose bellissime e meravigliose, perché nel momento in cui ci accadono cose belle, tutti siamo capaci di dire ma che meraviglia! Dio mi sta dando l'apparizione, mi sta dando dei miracoli. Oggi la mia vita cambia in questo senso, caro amico, ma non sempre Dio permette le cose belle, tante volte anche le cose meno belle, qualche volta anche cose poco piacevoli, ma non vuol dire che non sia Dio. Allora, l'uomo tende sempre alle cose che lo favoriscono rispetto ai beni materiali e temporali, ma ci sono delle cose che invece assecondano la volontà di Dio, che a noi dispiacciono fortemente. Allora, in quegli accadimenti Dio segna il corso della nostra chiamata. Siamo capaci come la Madonna di capire che in quel momento l'angelo sta cristallizzando qualche cosa che cambierà tutto, non solo la vita di lei, la vita della nazione, delle nazioni, della storia, delle storie, di tutte le conseguenze che si evolveranno dietro quell'eccomi. La santità di Maria in questo consiste. Il santo, vedete cari amici, non è la persona che è già arrivata. Spesso e volentieri sentiamo, ma dicono che per essere santi dobbiamo morire. Certamente, se guardiamo la Sacra Scrittura, esperienza dei grandi profeti, vediamo che chi vede Dio muore, l'esperienza di Mosè, di Elia, di tanti altri, ma muore perché? Muore secondo la vita di prima, quella della carne, dei desideri, dei piaceri. Quando tu sei, come dire, avvolto e incorporato dalla luce del Signore, tu sei trasformato. È come San Francesco che fa questa esperienza, come Chiara, come Caterina da Siena, come le tante Terese di tutti i tempi, come il nostro carissimo Padre Pio, anche il nostro carissimo Carlo Acutis e tantissime altre ragazze, ragazzi, beati dei nostri giorni. Cristo li visita e loro sono trasformati, si trasformano nell'elettricità dell'amore che ti dà la gioia, il sorriso, quel cangiamento, come dicono i grandi poeti del Trecento, accade in quella parte del cuore più profonda in cui non sei tu, dice San Paolo, più che fai le cose. C'è a un certo punto Cristo è promanazione da te, da dentro di te, intorno a te, che non ti puoi né tu ingannare né ingannare gli altri. Si vede che c'è qualche cosa, diciamolo così, innamoramento. C'è un qualcuno dentro di te che ti ha reso primavera e quindi in te fa pace la natura e lo spirito. E allora in quel momento, quel cambiamento che all'inizio lo prendi con irritazione, no? Quante volte Gesù bussa alla porta con questi cambiamenti, ci nervosiamo perché vediamo che tutto quello, lo status quo, no? Chiamato, tutto quello che abbiamo fatto per decine di anni, sì, vorremmo che cambiasse, ce ne lamentiamo, andiamo presso il sacerdote e raccontiamo, però quando Dio ci mette davanti alla possibilità di cambiare veramente, ecco che ci tiriamo indietro, abbiamo paura, perché questo dato dell'insicurezza che viene dalla non nostra fede ci fa crollare. Allora preferiamo tutte quelle cose che, sebbene non siano perfette, magari sono pure un po' cattive, però oramai ci siamo abituati a quelle cose e in un certo modo ci siamo creato quella gestione comfort entro cui alla fine
Vabbè, se non ci disturbate restiamo pure. No, cari amici, Dio è venuto per disturbarti. Perché tutto quello che il Signore ti porta non è un cambiamento soltanto per te stesso, ma è un cambiamento necessario per l'epoca in cui vivi, per la nazione in cui sei cresciuto, per la cultura che ti ha in un certo senso gestito il pensiero. Quindi, se Dio non ragionasse così, e ringraziamolo perché oltre tutte le nostre tradizioni, allora è finita. Non ci sarebbero tutti i santi che della nostra grandissima tradizione, che invece con l'apporto della loro personale originalità ci hanno saputo raccontare un Vangelo, una via di santità e infine una via unitiva, tutta celebrativa in funzione delle loro stesse persone, con i loro nomi e cognomi e gli anni di nascita e di morte in cui sono venuti, in cui sono stati capaci, per questa testimonianza ricevuta e saputa vivere con amore, di accogliere il buio per fede. Alla fine, che cos'è la santità di Maria? Questa imminente santità. Perché ci dice il privilegio che è imminente? Ma perché non ci può essere nessuno che accoglie Dio senza già diventare santo? Allora, cari amici, è sbagliatissimo dire che la santità è il punto finale, il momento in cui io quasi sto per andare in paradiso. Certamente lì avremo la parte, come dire, celebrativa. Lì, in tutto il prospetto del cammino che faremo, troveremo la perfezione. Ma noi, in quanto nati, al di là del fatto che siamo cattolici o cristiani, ma che abbiamo avuto la possibilità di avere la conoscenza di Cristo comunque, o comunque di un Dio, siamo già in questa prospettiva di santità. Quindi in questo senso, essendo stati fatti ad immagine di Dio, nasciamo ad immagine della santità. Chiaramente questa immagine deve diventare un'impronta. Deve diventare una carta d'identità. Avete sentito ultimamente, no? Che adesso, a breve, fino al 2025, forse ci lasceranno ancora sonnecchiare, non si potrà fare nulla senza il cosiddetto passaporto digitale. Quindi da lì poi questo sarà tema di altre volte. Grazie a questo passaporto digitale, quindi noi oramai viaggeremo non solo con il digitus, quindi chip, microchip, ma anche con le visioni facciali in aeroporti, eccetera, eccetera. Stiamo arrivando a questa fase che è completamente cibernetica, in cui l'uomo viene sostituito da tutte queste cose di intelligence che alienano l'essere umano, in quanto l'essere umano da solo per se stesso può autodeterminarsi, la macchina potrà sempre sbagliare ed è per questo che, ma ci ritorneremo in altre sedi e situazioni. Quindi questo Eccomi di Maria è un turbamento, cari amici. Tu che sei turbato perché giustamente hai ricevuto, magari oggi stesso, ieri o domani, una notizia che ti sconvolge l'anima e va oltre quello che tu hai programmato. C'è qualche cosa che sprogramma anche la vita dei tuoi familiari. Ricordati che il turbamento non è disperazione, ma la disperazione è tale se c'è negazione di abbandono. Quindi tu, se questa sera stai ascoltando e stai veramente facendo un cammino con la Madonna nell'intenzione di capire che cosa ci stai facendo al mondo, ricordati che vivere vuol dire vivere, essere nella fiducia. Senza fiducia, se tu non ti fidi di Dio, tu non arrivi da nessuna parte, perché non è con le tue ansie
che soggiogherai, come dire, quella provvidenza che invece ti vuole condurre per certune vie e che dobbiamo accogliere, dobbiamo accettare, perché Dio sa perfettamente ciò che ci occorre. Allora, questo punto fondante della meditazione di questa sera è ricevere la chiamata dell'annuncio, no? Di alcune realtà che Egli invia, che ci appaiono oscure, dalla Madonna arrivano a noi e ci trasfondono una grande pace. La Madonna è lo sguardo che noi dobbiamo imitare. Se la Madonna ci dice che ci dobbiamo fidare di Dio, però è necessario farlo adesso nella nostra storia, oggi nella nostra vita, non domani, non dopodomani, quando ci penserò. No, caro amico, perché Gesù di Nazareth passa adesso, come quando tu dici: Gesù, ma è possibile, io ti appello, sono malato e non mi guarisci, e vuoi che Gesù ti ascolti ora, adesso, in questo momento? Così ora, adesso, in questo momento tu devi capire che la fiducia è importantissima per creare questa relazione con Dio, altrimenti la spezzi e il tuo cammino nella Chiesa diventa un cammino fasullo basato su teorie di religione, ma non su aspetti pratici, perché, cari amici, le parole dell'angelo bellissime, tuttavia, come le cose belle che sentiamo quando andiamo in chiesa durante il momento della acclamazione della parola, sono tutte parole meravigliose, ma attenzione, la Madonna le conosce, tuttavia lei ne resta impressionata proprio perché pesa quelle parole, conosce di ogni parola il significato, l'attesa che c'è dietro ogni verbo, ogni aggettivo, e quindi da buona persona di fede, che era Maria, perché figlia di sacerdote, come lo siamo tutti quanti, perché noi abbiamo comunque il sacerdozio ordinario, la Madonna si rende conto che quelle parole produrranno delle sofferenze, sicuramente anche dei brutti giudizi. Chi dirà? Come farà a dire alle persone che il frutto che lei aspetta, cioè di questa maternità divina, è il frutto dello Spirito? Chi glielo racconterà alle persone del paese? Chi glielo dirà a Giuseppe? Quindi vedete la prospettiva dell'angelo che parla a Maria. Poi comunque, se poi cambiamo Vangelo, passiamo da Luca agli altri, in particolare vediamo poi le cosiddette angosce di Giuseppe, e le vediamo, le sentiamo, nella parola sono scritte, quindi l'angelo deve fare avanti e dietro, nel senso che con lo stesso trasporto e incidenza di parole parlerà anche a Giuseppe, ma Giuseppe, come Maria, sebbene Maria sia la terra tutta santa, essendo un giusto, uno sempre di chiesa, tra virgolette, cioè di vera dottrina, anche lui il dono di questa paternità lo riceve, sì, lo riceve, ma lo riceve con sbigottimento e anche lui con profondo turbamento. Sono due genitori chiamati a ricevere chi nel grembo, chi nella casa, chi a produrre nella fatica, nel servizio, questo Dio che deve venire. Ricevere il dono di questa maternità, amici miei, come alle mistiche, ai mistici, alle sorelle e ai fratelli a cui tante volte noi diciamo e chiediamo preghiere, perché non dimentichiamoci che uno deve farsi grembo per l'altro, perché se non fossimo così, dice San Francesco, a nulla varrebbe anche il nostro vivere in maniera conventuale, cioè a questo punto viviamo per noi stessi, disperdiamoci nelle montagne, nei nostri eremitaggi, non incontriamoci mai più, ma quello diventa un amore unitivo egoistico che non produce né formazione e neppure figliolanza. Allora voi sapete, e
scoprendo la storia anche dell'eremitaggio, che alla fine anche loro si rendono conto in tutte le epoche storiche che alla fine c'è un frutto di questo vivere la via unitiva da soli, cioè di portarla agli altri, altrimenti è come un ramo che arriva al suo germogliare. La prima stagione, la seconda stagione, alla fine quel ramo diventa secco perché è finito, cioè non dà più altri frutti e quindi l'albero stesso poi ramo dopo ramo tutto appassisce. Invece l'albero che Maria porta dentro perché giustamente viene chiamata, no? Ecco, nel concilio la Theotokos, e non dimentichiamoci che in quel periodo, ecco, nasce una diatriba, cioè Maria per molti viene vista semplicemente la genitrice, colei che tiene nel grembo Dio, e lì si ferma la relazione di Maria con Dio e quindi contro rispetto a noi non ha nessun effetto e nessun valore, cosa che invece capiremo e che non ha capito Nestorio, ecco, capiremo che invece la Madonna, chiamata in greco Theotokos, in latino Dei Para, non vuol dire solo madre di Dio, ma vuol dire nel termine greco e soprattutto latino è canale, è mezzo puro, è portatrice di Dio. Quindi per essere tale la Madonna è unica e in questa unicità di Maria tutti quelli che si innestano nel Figlio attraverso di lei sono chiamati a diventare portatori di Cristo, ad avere un cuore. Ecco perché a Manduria la Madonna appare con l'Eucaristia nel petto, perché non è un fatto di grembo, ma è un fatto di unità di anime. Maria ha un'altra natura, diversa dal Figlio, però tuttavia la Madonna è stata resa divina nella sua umanità. Resta umana, ma una parte di lei, oltre al privilegio dell'esenzione della macchia, diventa per via della maternità e dell'avere procurato Dio al mondo per metà divina. Lo stesso privilegio Dio lo riserva a ciascuno di noi. Nel momento in cui noi diciamo che vogliamo diventare figli della Vergine Eucaristia e riceviamo Gesù non solo quando andiamo a messa, ma lo riceviamo con la parola, questa sera con la meditazione, con questi sentimenti che ci aiutano attraverso queste riflessioni a masticare che cosa vuol dire ricevere Gesù dentro, perché non è solo un senso di pensiero, ma è un fatto pratico. Tu lo ricevi eucaristico, dopo questo genera questa carne, questo sangue, genera fisicamente oltre che spiritualmente, perché se tu quando sei malato e mangi continuamente, bevi delle medicine che ti procurano un cambiamento, per esempio, no? Oggi si parla tanto di ristrutturazione della pelle, dell'intestino, soprattutto dopo il fatto terribile delle vaccinazioni che, parentesi, non si sono fermati perché continueranno a volere inoculare questi sieri maledetti che procurano soltanto lo sterminio della razza umana. Chiudo parentesi. Detto questo, quello che entra con la carne e il sangue di Dio fisicamente stravolge le nostre cellule, quindi le cellule ricevono un'energia come se noi avessimo dentro un nucleo, un razzo di energia atomica in un secondo. Quindi questo privilegio che Dio dà alla Madonna di diventare divini in realtà accade a ciascuno di noi. Allora, cari amici, se io ricevo Cristo, la Madonna cosa fa? Nel momento in cui lei sa di aspettare Gesù, compie un atto strano. Ecco, immaginate, no? La Madonna riceve questo annuncio dell'angelo e quindi entra in gravidanza. Ma voi sapete, cari amici, che quando una ragazza, una donna,
ai primi mesi di gravidanza non è che stia al massimo. Ecco, chi ha avuto problemi fisici, cioè iniziano i primi vomiti, le vertigini, cioè non c'è proprio l'idea ad una che è in gravidanza di andare alle feste, di fare qui, far lì. La Madonna decide di fare un viaggio. Ecco, la Madonna, al contrario di noi, cerca il movimento, cioè portare fuori questa notizia che riceve, perché lei è stata ricolmata di una gioia talmente grande che chiaramente deve diventare servizio per gli altri, altrimenti la nostra è una religione falsa. Quando per esempio noi siamo invitati ad aiutare i poveri e ci dicono fate la carità, è un messaggio sbagliato che passa, perché noi possiamo, come dire, fare nel servizio la carità, cioè la carità per cambiare e lasciarci cambiare, è diverso, ma noi non è che facciamo le elemosine così, tanto che perché ci dispiace, ma perché la necessità di quando Dio entra dentro di te. L'avete mai provato? Sicuramente molti di voi quando hanno ricevuto la prima conversione, il primo fuoco, qualcuno dice il fuoco di paglia, ci sta anche quello, perché accade anche quello, no? Che dopo la prima chiamata, ecco io faccio qui, faccio lì, appendo tende, compro fiori, costruisco chiese, alle prime prove inizia una serie di dubbi, di domande, e allora lì comincia a scattare la famosa domanda: ah, ma perché se questo accade e come mai Dio mi permette questo? Cari amici, l'uomo è fatto così, deve farsi delle domande, la Madonna stessa se le fa, ma non per questo è meno santa. Non per questo la Madonna ha meno fede. Se tu hai dei dubbi, hai delle perplessità, la Madonna però ci insegna che questi dubbi li devi risolvere in Dio. Allora lei cosa fa? Intanto nella, come dire, vicenda dell'incendio di fuoco d'amore, lei va verso sua cugina Elisabetta, che però per una incinta non è il massimo farsi questa strada, conoscendo le vie, no? di Israele di quel tempo, andare da Nazareth fino ad Enkarem, e sale, scende, scende e sale, non è che sarà stato proprio piacevole. Tuttavia la Madonna va perché innanzitutto sa che questa gioia che ha ricevuto deve uscire da lei. Non può rimanere dentro di lei, come quando tu vai e partecipi alla preghiera, oppure c'è stato un momento in cui c'è stata l'apparizione, tu non l'hai vista, ma l'hai sentita dentro. Quanti a Celeste Verdure in 30 anni hanno detto la Madonna mi ha toccato, e non sapevate neppure nel vostro dire come raccontare, che comunque eravate cambiati. In quel momento eravate entrati cattivi, eravate entrati pieni di tanti pregiudizi. Nel momento in cui la Madonna è venuta, il cuore è cambiato. C'è stato come un pompamento strano, come dire, un segno elastico. La Madonna ha ridato pompa, gioia. Quindi in quel momento non ti è più importato cosa sei tu e cosa desideri tu, ma è venuto fuori chi? Il vero protagonista, che è Dio, è Gesù, non sei tu. Perché, caro amico, tu che ricevi in questi doni di Maria, questi privilegi questa sera, una riflessione, sappi che nel momento in cui tu non sei capace di uscire dal tuo personalismo, sarai sempre inghiottito dai tuoi problemi, la tua ansia, la tua depressione, le tue medicine, i tuoi esami da fare. Ma amico mio, amica mia, tutto questo sa di egoismo, tutto questo sa di nulla, cioè da qui l'infelicità. Perché l'infelicità? Del non accogliere quello che ci dà la libertà, e la libertà non ci fa ammalare veramente. Chiaramente riceviamo nel nostro corpo delle malattie, ma quelle malattie
che vengono dalla genetica, un po' alle volte vengono anche semplicemente perché ci hanno avvelenato milioni di cibi. Io stessa in questi giorni sto malissimo e grazie ai medici che mi stanno aiutando, alcuni amici, mi hanno anche rilevato nel corpo tantissimi metalli pesanti, ma anche perché dopo tanti anni, a furia di fare sempre pure medicine per stare in piedi, per far questo, per far quello, perché la mia non è una vita facile, ma non lo dico per annoiarvi, è solo per darvi, come dire, questa marcia in più, per farvi capire che qua non c'è nessuna eletta, nessuna prediletta. Io faccio la cameriera tutti i giorni, lo sapete, chi viene a Manduria lo sa, io pulisco i cessi dalla mattina alla sera, quindi chiaramente avendo già 50 anni e la povera Deborah è arrivata pure, diciamo, al compimento pure della sua stagione fisica, perché un po' la passione corporale, un po' le sofferenze fisiche generazionali, un po' la vita faticosa che si fa. E io purtroppo anche a mio figlio oggi ho detto: mamma, se devo venirti a trovare, mi dispiace, però io mi devo caricare tutte le medicine, io non sono più padrona dei miei giorni. Non posso decidere come, quando, quanto starò bene. Quindi vi parlo dal pulpito del mio letto, dai miei cuscini, dalle mie lenzuola spesso sporcate di tante medicine che prendo. Quindi non vergognatevi, non sentitevi male se pensate che in questo momento di fragilità sporchi la vostra santità. No. Questo è il momento migliore per voi invece, è il momento in cui voi, come dire, trasformate la depressione, l'ansia, no? Tutto quello che spesso ci fa essere tardivi nelle risposte di Dio e infecondi, trasformate tutto in frutto benedetto del tuo seno, cioè Gesù Eucaristico amore, che viene dentro il tuo cuore e stravolge la tua vita. Gesù ti cambia, Gesù ti guarisce quella parte che dà forza all'altra parte. Allora potrai avere 1000 tumori, 1000 malattie immunitarie, ma con questa forza interiore potrai essere in grado, sempre che sia volontà di Dio, di superarle e di ritornare in quel cosiddetto stato della buona salute, perché voi che avete letto tante vite di mistiche, al contrario, quando leggete, guardate come vivono, come sono le vere mistiche, i veri mistici. Non se la passano francamente bene. La maggior parte di loro sono persone che hanno sempre dolori e le migliori di loro hanno dappertutto tante di quelle malattie da avere una concentrazione altissima di infiammazione. Quindi è il dato di fatto, cioè lo stato che ci approssima alla sofferenza in realtà ci fa più vicini a Dio. Quando Carlo Acutis, in una bellissima sua intervista con gli altri, dice: e che cosa devo fare? Ridendo, ero un ragazzino, sono destinato a morire, rideva, la gente lo ha guardato, penso anche, immagino, parenti e genitori avranno detto: ma cosa dice questo qua? Pochi giorni dopo gli viene diagnosticato ciò che poi lo fulminerà. Il ragazzo era stato già illuminato dalla grazia di Dio, perché il tempo non è nostra gestione. E quindi la Madonna giustamente dice: non siate tardivi, figli miei, questo eccomi lo dovete dire adesso, perché quei privilegi che io ho ricevuto da me passano a voi, che sono vostra madre. Quindi la maternità di Dio passa attraverso quel famoso testamento: madre, questo è tuo figlio, figlio, prenditi questa madre, portatela nella tua casa, fa di lei la regina della tua dimora e abbandonati a lei. Io visiterò, io la Trinità ovviamente, la vostra dimora una volta che questa madre l'avrai presa in carico presso di te.
Chi non vorrebbe avere la Madonna vivente in casa? Ma la Madonna passa nelle nostre famiglie. Il problema è che Maria, non tutti la sentono come una grazia annunciata che annuncia a nostra volta, e quindi sembra che sia un fatto suo e non nostro. Invece la Madonna, in questo annunciare alla cugina, a tutti gli altri, crea il servizio dell'immediatezza. Quando la Madonna appare, avete letto il messaggio di adesso, che è dato da Gesù, certamente, però se noi lo rivoltassimo, la Madonna direbbe, anziché sia Gesù, che in questo caso attesta le grazie, i privilegi di Maria, la Madonna dice: io sono Miriam. Sono la colomba che porta la pace, sono la frondosa uliva del Padre, quindi la madre del pacifico cuore. E se tu sei in una relazione con la Madonna, perché in questa, come dire, in questo impatto in cui tu incontri lei, è chiaro che trovi tutti questi privilegi che sono posti da Dio nel suo cuore, perché l'economia della salvezza, dice Gesù, è posta nelle sue mani. Allora, caro amico, cara sorella, se tu ti affidi alla Madonna, lei sarà la tua cuciniera, la tua economa, colei che ti raddrizza la famiglia. Fai la prova, ci devi provare. Chiaro che se tu non ubbidisci, nel senso che non metti in pratica il servizio, allora come Maria fa servizio a Cristo? Testimoniandolo, portandolo, gridandolo. Ma noi facciamo un servizio a Dio testimoniando a Dio e agli altri che amiamo Maria, pregando. Allora se tu non incontri la preghiera del rosario, la preghiera delle lacrime, e non lodi Maria, perché cos'altro è il rosario se non il Vangelo degli umili, compattato in piccole cose che non frammentano, ma concludono nella totalità gli avvenimenti più importanti, allora tu non sarai mai un vero devoto. Allora quelli che dicono io voglio bene alla Madonna, ma non gli vanno mai a comprare un fiore e non lo portano, non serve solo comprare il fiore e portarlo in chiesa, ma compri un fiore per Maria e lo porti da un ammalato. Oggi ci sono tantissime persone carcerate nelle proprie case perché sono abbandonati dai parenti, perché semplicemente non hanno parentela. Allora prendi questo fiore, prendi questo frutto di servizio e vai verso gli altri. Questa sera voglio ringraziare anche, so che ci sono dei fratelli e delle sorelle che si stanno impegnando anche perché Celeste Verdura possa ricevere anche degli aiuti. Io ringrazio perché so che tra giugno e dicembre avremo la rata dell'IMU, ma non è quello che mi preoccupa di più, sono tutte queste cose, queste incombenze. Però io ringrazio già tutti quelli che si stanno facendo avanti per dire io ho €1, però €1 lo devo dare alla Madonna, perché mi privo io di un panino. Domani, se volevo andarmi a fare la piega dal parrucchiere, non la farò, preferisco dare quelle 10-15 euro alla Madonna e fare questa cosa, tanto in fondo il giorno dopo sarò sempre con gli stessi capelli. Però la Madonna avrà guardato questo senso, perché Celeste Verdura è un segno della gratitudine verso la provvidenza, che senza quel luogo non avrebbe potuto contattarci, parlarci. Quindi pensate quanta traversia ha dovuto passare Celeste Verdura perché diventasse il luogo del frondosa uliva di pace del Padre, cioè un luogo dove la Madonna potesse parlarci. Quindi ha dovuto passare attraverso i proprietari poi sono diventati, per opera del Maestro e della Madonna, grandi amici di Dio. Cioè c'è stato un processo lungo 30 anni che noi diamo per scontato, perché non è che noi stiamo andando sulla montagna come accade ultimamente, ci compriamo un pezzo di terra e diventa il giardino della Madonna. No, Celeste Verdura ha una genealogia differente,
passa attraverso quelle persone che non erano amici di Deborah. Quindi in un certo senso Dio costringe queste persone a fare l'esatto contrario. E quindi addirittura da una inimicizia iniziale diventa addirittura ti voglio donare qualche cosa, che ovviamente non è un dono a me, per me, ma è un dono per tutte le persone, perché la Madonna in questo luogo trova il giardino, cioè la possibilità, l'occasione per parlarci fuori dalle mura, come quando accadeva con i suoi discepoli, i suoi cristiani, perché cari amici, guai se noi vedessimo la Chiesa soltanto come quel recinto della parrocchia, allora vuol dire che lo Spirito Santo in quel caso veramente è uno spirito claustrato e castrato. Lo Spirito Santo soffia dove vuole e queste realtà soprannaturali servono, e ne vedrete tante, ve ne anche racconteremo nel corso dei prossimi Zoom, essendo anche il mese di Maria, poi giugno del Sacro Cuore di Gesù. Sono queste non novità con cui lo Spirito parla, ma sono le relazioni con cui lo Spirito comunica le cose belle del paradiso. Per esempio il fatto che la Madonna pianga olio, pianga miele, oppure per esempio che la Madonna produca in dei petali di fiori delle immagini perfettissime che umanamente non potrebbero accadere. C'è tanti di questi miracoli, oppure il fatto che la Madonna imprima in una fotografia il suo volto, una parte di essa, per dire alla gente: credete perché noi ci siamo, esistiamo. Allora, noi vogliamo questa sera, al termine della meditazione di questi bellissimi privilegi, poi andremo avanti per terminare i privilegi di Maria, per raccontarci che alla fine della fiera questi privilegi devono passare dalla Madonna a noi e intercettando in lei, attraverso le possibilità che Dio permette ogni giorno, noi renderemo nostra madre felice di averci annunciati. E noi a Manduria siamo stati annunciati da una grande signora che ha detto: il mio messaggio non è ancora terminato. E lei dopo 30 anni continua a parlarci con le sue lacrime sante. Allora, cari amici, nel nome di quelle lacrime, come nel sangue di Gesù, io vi voglio salutare e vi voglio ringraziare e benedire a mio modo, no? Perché io sono una come voi, non è che sono una diversa di voi, solo che Dio mi ha dato tante grazie. Me non valgo niente e sono proprio, come si dice, la più stupida ruota del carro, ma sono convinta che se su questo carro ci sta nostra madre, siamo certi che nonostante siamo o asini o buoi o caprette, ce la faremo. Questo gran carro, questa grande barca di Pietro andrà avanti verso un cammino che è luce perché è santità, per il fatto di esserci, e mi raccomando, la luce si vede negli occhi se hai gioia. Quindi, se ti è capitato un fatto triste, ricordati quello che hai ascoltato questa sera, come faceva Don Bosco. I ragazzi suoi avevano già imparato e dicevano: Don Bosco sorride troppo oggi, forse sta soffrendo. Sia lodato Gesù Cristo.
e mala non timevi. Iosef, figli David, non li timere, accepere Mariam, coniugem tuam, quod erin imminea natum est, de Spiritus Sancto Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.